Mi chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Un amico mi ha detto che il nonno della sua ragazza ha una vecchia 500 abbandonata in un fienile da più di 10 anni, forse 15. Pane per i miei denti. Io questo già ti vedo. La prima che andiamo a vedere è abbandonata in un campo da 20 anni, all'aperto. Le speranze che sia recuperabile purtroppo sono sottoterra in tutti i sensi. La macchina ci venne in moto qua. Questa? No. E come ci è arrivata? E questa l'abbiamo portata con un trattore. Con l'elicottero. Il trattore. Il signor Adriano è il nonno della fidanzata di un mio vecchio amico. Loro sapevano che cercava una 500 da restaurare, possibilmente targata l'Aquila, che è la mia città, e lui addirittura ne ha 2, entrambe abbandonate. Sì, mi hanno tolto proprio tutto, cioè. A parte che è cresciuta l'erba dentro. Può darsi il cambio. Pure il motore, ci sta ancora il pezzo del motore. Ma pure qua hanno tolto tutto, eh? Tutto. Madonna. Il carburatore hanno lasciato. Quanti anni sarà sta qua? Poi saranno circa 20 anni. Hanno portato via tutto. Durante questi 20 anni qualche ladrunco ha portato via praticamente tutto dalla povera macchina. Il fatto che fosse poggiata sulla terra e all'aperto l'ha ridotta ormai in uno stato quasi irrecuperabile. Non essendoci neanche targhe e documenti originali, non mi conviene provare a salvarla purtroppo. Vabbè, andiamo dall'altra. La 500 è stato il primo amore di molti. Nel mio caso la prima 500 la presi che avevo 16 anni. Invece che la moto 125 come tutti, comprai una macchina che sapevo non avrei potuto neanche guidare. Mi sarebbe bastato guardarmela e sedermici dentro in attesa della patente. Presi 600 euro, che avevo messo da parte con una certa fatica, e dissi a mio padre che avrei comprato una macchina. Mi fermò sulla porta che stavo uscendo a comprare un Opel Calibra Turbo per 600 euro e mi fece notare che nel nostro garage a malapena ci sarebbe entrata una 500. E allora comprai una 500, una L del 72. Da una signora australiana che la usava per andarci in città. Era un colabrodo, la macchina, non la signora era carinissima. Il momento in cui ti innamori di un progetto è quello più bello di tutti, forse anche più del giorno in cui finalmente la macchina viene pronta. Almeno per me è così, l'essenza di questa passione è racchiusa in quei pochi minuti in cui ti trovi davanti l'oggetto che ti farà dire una quantità infinita di parolacce per le settimane a venire. La primissima cosa da fare è iniziare a spogliarla e provare a farmi un'idea di cosa mi aspetta se voglio salvarla. A vederla così sembra quasi una macchina in ordine, ma so bene che non è mai così. Queste scatolette nascondono sempre segreti che alleggeriscono il portafogli senza pietà. Come sta? Cioppa, storta. Quanto hai, 90 anni? 88? 87. Stiamo liberando la povera 500 da tutto quello che le blocca l'uscita per provare a vedere se almeno le ruote girano libere. La ruggine accumulata non concede quasi mai questo lusso su una macchina abbandonata dal 98 come in questo caso. Hanno bloccata di più. Questa gomma l'ha rovinato il cane. C'è la pipì il cane qua. Però dai, non è male. Cioè, sembra peggio di quello che è, dai. Come pensavo, la prima buona impressione lascia spazio subito a 1000 problemi, già solo in superficie. Tutte le lamiere esterne sono da sostituire ed è un peccato perché oggi le mirate di ricambio non sono della stessa qualità dei pezzi originali. Si trovano anche gli originali ma a prezzi veramente salati. Per un restauro che costa già più di quanto la macchina andrà a valere, bisogna guardare anche questo. Sarebbe preferibile trovare 500 con lamiere originali che non vanno sostituite del tutto, ma non è questo il caso. Non mi dispero perché c'è del buono. Adesso possiamo pure provare a tirarla fuori. Ma mi sa che non si muove di un millimetro. No, l'abbiamo portata così. La spinta l'abbiamo portata qua dietro. Ah, ma la gomma è proprio scavallata. No, ancora. Questo non sente niente.
Ovviamente la vecchia 500 è bloccata, non si muove di 1 millimetro per colpa della ruggine del gruppo ruota. Possono essere sia i mozzi che i freni, probabilmente entrambi. Avremmo dovuto comunque chiamare un carro attrezzi per portarla in officina, quindi poco male. Dobbiamo spingerla fuori dal fienile, quindi provo a lubrificarla nei punti più sensibili con un po' di Svitol e speriamo che si sblocchi. Altrimenti dovremo trovare il modo di tirarla con un verricello o una corda, ma sarebbe molto meglio riuscire a sbloccarla un po' prima. Invece devi vedere qualche bottiglia buona del bene. Vieni un po', ti faccio vedere Eccolo. che c'ho qua sotto. Andiamo. Signora, io queste cose ci vado a nozze. E con queste che ci fate? Guardi. Intanto che aspettiamo il carro attrezzi, il signor Adriano mi porta nel solaio dove scopro che non ha solo quelle 2500 ma anche un po' di moto e motorini d'epoca. Per fortuna non sono malato di moto come lo sono di macchine, altrimenti avrei portato a casa qualche altro pezzo di ferro. Non ho portato a casa nulla con 2 ruote, ma ho fatto un patto con il signor Adriano. Lui mi dà la 500 carcassa, io in cambio gli porto l'Atala della moglie a casa sua in città con il carro attrezzi. C'era la mia questa. La padrona del mondo, come no? Lo prova. In discesa va. Ma stai scherzando? L'ho usato. Ma ormai sono vecchia. Non voglio più là sopra. Ho paura pure di andare con la bicicletta. Già rido a pensare se rivedrà la macchina tutta bombardata, come sarà alla fine dei lavori, e se si fiderà di fare un giro con me ce lo porterò volentieri. Che bello amore. Intanto aspettiamo il carro attrezzi e stanotte stessa la portiamo in carrozzeria, così domattina con la luce del giorno capiamo se c'è da ridere o se c'è da piangere. Beh, Allora. Una goccia, per vedere com'è. Cincin. Cincin. 1, 2, 3. Vai. Palloni lì avanti. 1, 2. tutto un po' un Frankenstein, ci sono un sacco di parti della L, la base è buona ma c'è un bel po' da fare. Beh, questa ce la prendiamo lo stesso, poi si vedrà. Si ricomincia. All'inizio di ogni progetto bisogna farsi delle domande. Che tipo di restauro hai intenzione di fare? Da questo dipende il tipo di auto che devi comprare. Questa qui ha i documenti e le targhe che non sono di prima immatricolazione, oltre ad essere un modello non particolarmente raro. Può essere la base giusta per un progetto di elaborazione più spinta, come quella che ho in mente io. Se per esempio fosse stata una 500D con targhe originali e documenti originali, sarebbe stato corretto provare a conservarla in ogni sua parte, operando un restauro cosiddetto conservativo. Questa qui, non avendo particolare interesse storico e avendo invece caratteristiche che la condannano un po' a non diventare mai un oggetto di collezionismo, può essere elaborata a cuor leggero. Direttamente dagli anni 70. Mi chiamo Raffaele D'Angelo e sono il preparatore che si prenderà cura della parte meccanica della 500 di Davide. La nostra azienda nasce nel 1955. I fondatori sono mio nonno, Raffaele D'Angelo, e il fratello, Giacomo Antonio D'Angelo. Che aggiustavano motociclette Maserati
e in più costruivano anche le radio, difatti c'è Radio D'Angelo. Dopo nel 1950 mio zio ha capito che qua a Pecorone era un posto nevralgico perché confluiva 3 strade, la strada che scende giù a Lauria, una che va a Lago Negro e già si pensava che passava l'autostrada, infatti questo è stato nel 1966. Nel 1999 mio nonno e mio zio lasciarono la società perché purtroppo sono venuti a mancare, quindi l'azienda passò a mio padre, Francesco D'Angelo. Ho lasciato anche la scuola, ho fatto il secondo anno di ragioneria, io ho fatto la terza media. Amavo sia la tecnologia che il magazzino. Sono 47 anni che sono dietro al bancone. Poi come sono ritornato al militare, 18 anni finiti, quasi 19, e sono rimasto solo e ho cercato di andare avanti perché mi piaceva proprio moltissimo il magazzino, ricambi e stare con la gente. Dopo è subentrato piano piano mio figlio, abbiamo avuto sempre l'officina rettifiche e tutto il resto, e piano piano ho visto che gli piaceva questo sistema. Ho passato 3 anni fisso in officina, anche quando non andavo a scuola, anziché fare filone me ne venivo qui in officina a fare qualcosa, a vedere, ad imparare. Quando ho finito la scuola nel 2006-2007 poi sono rimasto fisso in officina dietro a 2 maestri che stavano qui da noi in rettifica e lì ho imparato tante cose. Dopo, grazie a mio figlio, abbiamo riaperto l'officina meccanica con le macchine, quindi grazie a lui è stata una bellissima cosa. Difatti io ho detto, se c'era mio padre e mio zio, chissà come erano contenti che abbiamo riaperto di nuovo l'officina meccanica. E così piano piano è andata avanti, è stato sopra nel capannone a vedere, a lavorare. Quando ho visto che l'erba stava crescendo bene, allora nel 2012 gli ho passato tutto a lui. Io tante volte non gli facevo i complimenti, me li facevano le persone esterne, però non glielo dicevo perché per me era un orgoglio, però io mi stavo un pochettino zitto perché per non farlo. E con mio figlio ci vogliamo molto molto bene e questo è il bello. Il primo passo è capire che macchina abbiamo preso, perché è piena di componenti L, ma io sono quasi sicuro che sia una F, non abbiamo ancora il libretto, quindi non ne siamo sicuri al massimo. Il frontale è della L, per esempio, con lo stemma è della L, ma il cruscotto è della F, quindi essendo un cruscotto di lamiera, difficilmente si poteva cambiare, la L lo aveva di plastica, era un rivestimento, e non aveva il tachimetro circolare come questo, anche il volante è della F. Quindi nonostante gli interni siano mezzi F, mezzi L, penso proprio che sia una F e sono contento perché è la mia versione preferita. Bisognerà capire ora quali di queste lamiere si potranno salvare e penso proprio nessuna. I fondi non sono disperati ma sono comunque da cambiare e tutto il resto della macchina purtroppo è figlio di quello che ha subito negli ultimi anni, quindi un totale abbandono. Qua potete vedere addirittura che la mascherina anteriore si è staccata, probabilmente qualcuno l'ha trainata tirandola dalla lamiera e non da sotto dagli organi meccanici e quindi ha fatto questo disastro qui. Il lato della macchina più devastato è questo grazie al cagnolino, qui vedete che cade letteralmente a pezzi, questo è tutto da cambiare, qui andremo a intervenire qui più o meno. Le vecchie 500 abbandonate si crepano tutte qui e questo è un pezzo difficilissimo da trovare perché non lo producono più. Il tetto non si produce, quindi va preso da un'altra macchina se quello che ti ritrovi sulla tua non va bene. In questo caso per fortuna il tetto non è così male, questo neanche si apre più, si è arrugginito completamente. Il motore ovviamente verrà via tutto, non rimarrà un 500, io penso che faremo un 700 con cambio sincronizzato o forse innesti frontali se Bacci ci aiuta. E da questo lato lo stesso problema di lì, c'è dello stucco a vista, c'è un'altra botta qua. Speriamo che sotto gli organi meccanici non siano tanto messi male come la carrozzeria. Diciamo che di suo rimarrà poco. Il tetto. Apriamo il cofano davanti con il suo bel meccanismo che ovviamente non aggancia più. Anche la vasca della batteria purtroppo è da cambiare. Qua è bello perché si vede la strada da dentro. Non è stato fatto un grosso abuso di antirombo come su quasi tutte le macchine anni 60 negli anni 80, c'era questa brutta moda di riempire tutte le macchine di antirombo, per fortuna questa non ha subito questo trattamento. Il serbatoio lo rifaremo da capo, per il resto anche qui strutturalmente non è malvagissima.
Iniziamo a smontarla e capire cosa si butta e cosa si aggiusta. È il momento di aggredire la scocca e togliere di mezzo tutte le parti marce. Dopo aver tolto tutte le parti che avremmo buttato, quindi tutte le lamiere che non si potevano recuperare e tutti i pezzi che sicuramente dovremmo buttare, come anche la struttura per dire del tettuccio, tutte queste cose qui purtroppo non si possono recuperare, costano talmente poco che conviene rimetterle nuove. Una volta che facciamo un restauro così completo, compriamo tutto nuovo. Nel 2010-2011, nel pieno della crisi, l'officina di rettifiche motori era destinata a chiudere. Mi è venuta quest'idea, data dalla passione sfrenata per le 500, per dare un servizio, un aiuto a chi volesse restaurare, personalizzare, trasformare le sue 500. Diciamo tutto l'esploit che ha fatto in questo caso l'ha fatto tutto lui. Che alberocca devo mettere? 45-75. Va benissimo, grazie. A 18 anni mia madre mi regalò una 500. La portai in garage e la notte dopo il lavoro, dalle 8 fino a mezzanotte l'una, passavo il tempo lì vicino, a smontare, a rimontare, a provare, e pian piano mi sono costruito quella che è ora la mia macchina. Da lì mi è venuta quest'idea come un lampo di genio. Ho detto: perché non provare a risollevare l'officina di rettifiche motori preparando dei motori da vendere, da poter anche consigliare ai clienti, perché purtroppo oggi quello che manca è la figura di una persona che riesce a consigliare il prodotto giusto per la sua macchina. Quindi mi sono messo nei panni di chi deve restaurare o personalizzare un'auto e non ha una persona a cui chiedere. Volevo essere questa figura. Ciao Davide, buonasera a te. Bene, sono contento di questo progetto, sono contento che mi hai contattato. Sicuramente faremo grandi cose insieme, bellissime cose. Ne sono davvero entusiasta anch'io, non vedo l'ora. Comunque sì, tu inizi a fare una lista sul mio shop, vedi quello che ti piace, quello che può essere giusto al progetto. Tu qualsiasi idea ti viene, esponimela, noi possiamo realizzare tutto quello che vuoi. Quindi qualsiasi cosa ti viene in mente noi la possiamo fare, non abbiamo limiti. Doppio, E la parte più difficile è stata quella di dissaldare le lamiere. È una cosa che ho imparato che non avevo mai fatto in vita mia. Sto veramente lavorando come se fossi un carrozziere, mi stanno insegnando un sacco di cose. Non sapevo quanto fosse difficile, anche su una macchina così piccola, lavorare sulla singola lamiera, sul singolo pezzo, e tutti i lamierati hanno il loro modo di essere dissaldati e di successivamente essere risaldati. C'è un lavoro gigantesco e mi rendo conto del perché tanti carrozzieri oggi evitano come la peste questi lavori qui, perché sono lunghissimi, difficilissimi e ovviamente non si può chiedere per un restauro di una macchina così, con un valore così basso, non puoi chiedere 5-6 mila euro, che sono quelli che meriterebbe un lavoro così, per mettere su una macchina che poi alla fine va a valere, se è perfetta, 5-6 mila euro. Quindi va considerata tutta la parte meccanica che qui manca, e il costo finale di un progetto così sarebbe talmente più alto del guadagno di una eventuale vendita o comunque del valore della macchina, che non avrebbe senso. È un lavoro che si fa soltanto per passione e soltanto se sei malato come me ti viene in mente di fare una cosa del genere. Economicamente non è conveniente. Allora, stiamo facendo questo lavoro per scoprire punti di saldatura, così dopo, quando dovrò andare a smontare questo e rimontare quelli nuovi, saprò dove farlo. Che altrimenti senza questo lavoro i punti non si vedono. Questo è sempre il punto peggiore delle 500 abbandonate, queste mollano tutte qua. Questo, anche se sembrava molto messa male, in realtà qua stava bene. Ti faccio vedere.
Abbiamo smontato tutte le lamiere che non potevamo più salvare, quindi praticamente solo il tetto si salverà. Come avevo visto già dall'inizio, tutta la parte interna della struttura, tranne i passaruota, riusciamo a salvarla. Allora, smontando la fiancatina qui, ci siamo resi conto che la macchina deve aver preso una bella botta qua, perché se guardiamo l'altro questa parte è tutta liscia, quindi questo è già stato cambiato una volta, infatti le saldature che abbiamo trovato sono un po' irregolari e probabilmente non sono come quelle di fabbrica. Questa parte qui è stata rimessa a posto e non cambiata, è stata ribattuta perché infatti vedete che è tutta ondulata. Adesso comunque noi lo ricambiamo da capo e lo sistemiamo. Però abbiamo scoperto un'altra cosa di una macchina che insomma, andando avanti dobbiamo scoprire un po' tutti i suoi segreti e questo è uno che è venuto fuori adesso. Puliamo tutta questa parte qui ovviamente, poi adeguiamo questo pezzo nuovo al vecchio e la parte interna la mettiamo qua e poi lo copriamo con il fianchetto esterno. Alcuni pezzi non sono reperibili come il tetto appunto, quindi tutto il resto è stato ricomprato nuovo da D'Angelo Motori che ci ha mandato tutti i lamirati. Anche lì non è facile perché non è detto che le lamiere prodotte oggi siano di qualità giusta per essere montate sulla scocca originale. La scocca originale avrebbe bisogno dei ricambi originali, ma oggi quella roba lì costa talmente tanto che non converrebbe ancora meno fare un progetto così. Quindi noi abbiamo preso dei lamirati che sono commerciali, si chiamano, e vanno bene, ma vanno sempre un minimo adattati. E ho visto che è un lavoro a cui sto partecipando un po' dall'esterno, sto cercando di imparare un po', ma è veramente complicatissimo. E il pezzo più difficile di questi lamirati sono le portiere. Le portiere, essendo disegnati sull'arco originale della scocca, non sempre combaciano perfettamente, c'è un grosso lavoro di adattamento da fare. Non trovi una usata. A un certo punto sulla portiera del passeggero abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio prendere una portiera originale ma usata. Abbiamo fatto un giro per qualche sfasciacarrozze e così, ma non si è trovata la portiera giusta e alcune di quelle che trovavamo erano addirittura peggio della nostra, quindi abbiamo fatto una considerazione se sarebbe valsa la pena sistemare la nostra originale o adattare quella nuova, commerciale. E abbiamo scelto di mantenere l'originale per il lato guida, ma di mettere una nuova per il lato passeggero. E siamo riusciti a farla combaciare abbastanza bene. Ciao Davide, buonasera, come stai? Ho visto le foto che mi hai mandato, mamma mia, che lavorone. Spettacolare, spettacolare, così si dovrebbero fare tutte le 500. Al finale uscirà un'auto bellissima, meravigliosa. Comunque oggi ti ho spedito i cerchi da 12 pollici, larghezza canale 4,5 e T 14,5. Provali, con questi non c'è bisogno di allargare la carrozzeria e quando li monti fammi sapere se vanno bene e se ti piacciono. Ciao caro. Il mio problema è che la macchina è bianca e io ho già avuto una macchina bianca in passato, è stato un rapporto tormentato, ho dovuto venderla per disperazione perché non ci siamo mai trovati, non siamo mai andati d'accordo, quindi il bianco per me, oltre ad essere un colore molto comune, di 500 abbartizzate bianche ne esistono 1 miliardo e non vorrei fare un'altra macchina come tante ne esistono già. E poi sono innamorato, perso del blu medio
delle 500 degli anni 60 e quel colore mi sta tornando in testa sempre più spesso e forse finiremo a farla blu. Il mio obiettivo non è avere una macchina simile a tante altre repliche Abarth, bellissime, ne ho avuta una anch'io, ma mi hanno un po' stancato perché davvero ce l'hanno tutte ed è soprattutto difficile trovare una replica Abarth bianca fatta bene, un 595 o 695 SS fatte bene. Se ne vedono tante, dato che ci sono tantissimi pezzi di ricambio oggi disponibili per arronzare una replica, tantissime macchine sono fatte orientativamente come un Abarth, ma in realtà sono completamente diverse. Il mio obiettivo è non fare un'ennesima macchina così, ma cercare di fare un modello nuovo, inerente alla sua storia, quindi nessuna modernità. Mi piacerebbe che sembrasse una macchina da corsa rimessa stradale, cioè un'ex macchina da corsa con tutta la meccanica giusta da corsa, ma con un'estetica un po' più elegante, che sembri un po' una macchina da corsa degli anni 60 in pensione. Se non avrò deciso il giorno della verniciatura, potrei anche lanciare una monetina e far decidere a caso, perché davvero mi piacerebbe sia tenerla originale e sia farla del blu, che mi è sempre piaciuto, che penso sia il più bello su questa macchina, con un interno marroncino, cinghiale, cuoio. Probabilmente lo deciderò il giorno stesso della verniciatura, ancora non lo so. Rispetto molto chi decide di fare un restauro originale, quindi con il suo colore originale, ma rispetto anche chi decide di fare un'auto personalizzata e di scegliere il colore che vuole, perché alla fine 500 ce ne sono talmente tante che non sono auto a tiratura limitata, o se uno fa quel colore l'auto prende più valore nel tempo. Uno deve fare la 500 come si sente di farla. Questa è la vecchiaia. Ho scoperto una grande amica in questi giorni, che è la mia Moletta, con la quale ho passato diverse ore di divertimento a pulire tutte le lamiere, tutte le schifezze, tutte le sporcizie di 60 anni che abbiamo trovato nella 500. Abbiamo pulito tutti i vani cofano anteriore e posteriore, tutto il pavimento, tutti i sottoporta, tutti i passaruota. Abbiamo tolto mastice vecchio di 60 anni, sigillanti, schifezze indefinite. L'abbiamo portata alla lamiera dove possibile. C'era da adattare sulle lamiere nuove a seconda dei buchi che abbiamo trovato di ruggine, che erano tanti. Abbiamo adattato delle pezze di lamiera, quindi da lamiera vergine abbiamo staccato dei pezzetti a taglio giusti per chiudere questi buchi. Abbiamo saldato queste pezze che hanno reso la macchina omogenea e completa. Vederle all'inizio è bruttissimo, poi quando vengono lavorate e vengono appianate la superficie diventa liscia e la macchina poi torna veramente nuova. Un lavoro importantissimo da fare, che molti trascurano, è quello di eliminare la ruggine che sta nascendo nei punti più nascosti, come nelle sedi dei vetri sotto le guarnizioni. Quello è un lavoro che spesso viene evitato perché è una grandissima rottura di scatole, e in tutte le singole fessure dove era anche difficile arrivare abbiamo eliminato tutta la ruggine, quindi adesso questa macchina è potenzialmente, non dico eterna, ma durerà tantissimi anni. Con un lavoro così sembra nuova, non c'è altro termine, sembra veramente nuova. Davide mi ha mandato le foto della macchina, ho detto mamma mia, poveri carrozzieri, siccome so che oggi i carrozzieri quando vedono una 500 messa male si spaventano, però gli ho detto non ti preoccupare, si possono sostituire tutti i lamirati, quindi sicuramente sarà un bel lavoro. Mentre mi ha mandato le foto io già pensavo a quello che potesse essere dopo la trasformazione della macchina, già avevo qualche idea di come farla. Poi naturalmente con Davide ci mettiamo lì un attimino e capiamo dove vuole arrivare e quello che vuole fare con questa macchina. Mi sono rotto il cazzo! Quando si cambia una lamiera soltanto, ma la macchina è tutta completa, è giusta e buona, è un lavoro difficile, ma non fino a questo punto. Noi che dobbiamo cambiare tutte le lamiere, ovviamente dobbiamo tenere conto che non possiamo toglierle tutte e rimetterle tutte insieme. Bisogna seguire sempre un filo logico che ti tiene la lamiera nella giusta angolazione, nel giusto attacco, perché se le cambiamo tutte non sappiamo più come riattaccarle. E chiaramente nella parte anteriore, che è la più complicata, ci sono i due parafanghini, il muso, il cofano e il vano batteria. Per attaccarle tutte nel modo giusto bisogna partire da un lato, togliere una lamiera per volta e bisogna seguire una giusta linea per farla venire dritta, altrimenti questa macchina poi sarebbe tutta storta ovviamente.
Per fare questo abbiamo poggiato i 2 fianchetti anteriori con il muso e abbiamo preso le misure. Abbiamo saldato poi non i nuovi pezzi sulla carrozzeria, sulla scocca della 500, ma abbiamo saldato tra loro i 2 fianchetti e l'anteriore. In questo modo abbiamo poi staccato tutta la composizione di lamiere nuove, l'abbiamo lavorata, abbiamo tolto la patina nera delle lamiere nuove, l'abbiamo carteggiate, l'abbiamo lavorate e solo dopo abbiamo fatto le saldature sulla scocca. Quindi ovviamente c'è sempre qualche botta di martello da dare e qualche tirata, qualche bello strattone anche per allineare tutto precisamente, e anche quando pensavamo di averlo fatto il cofano non andava. A questo punto la parte più difficile è quella di allineare il cofano sul nuovo lamierato e sulla scocca originale, quindi va saldato di nuovo il supporto, che è un triangolo con 3 bulloni, per far sì che il cofano cada bene sul nuovo lamierato che abbiamo montato. Questo non è successo nel nostro caso, abbiamo dovuto lavorarci un bel po' per far combaciare il gancio con il suo buco e abbiamo dovuto fare varie modifiche. Alla fine adesso il cofano chiude bene. La 500 è stata il mio amore e l'avrei portata anche a letto. Io praticamente con la 500 cominciai quando la 500 uscì e da allora praticamente non l'ho mai abbandonata, perché dopo il gruppo 2 poi sono passata al gruppo 1, poi al gruppo 5, dopo alle special car, tutti i cambi delle special car, quelli sequenziali e no, e vengono forniti dalla nostra ditta. Con noi è stato come sfondare una porta aperta e immediatamente abbiamo accettato di partecipare al progetto della 500. Te cosa, che ci devi fare con la macchina? Allora io la userò prevalentemente su strada, anzi credo solo su strada. Ho questa curiosità del cambio sequenziale su una macchina stradale, io ho chiesto un po' più di cavalli appunto per avere modo di far lavorare il cambio un po' meglio e di dargli anche un motivo di esistere, perché sennò fosse troppo bassa la potenza il cambio non servirebbe più a nulla. Quindi niente, io prevalentemente da me sai che ho strade di salita in montagna, sali scendi, non ci farò sicuramente tantissimo autostrada o cose così, quindi non lo vorrei tanto lungo, però magari una sesta da riposo sì. Allora, io avevo pensato un paio di configurazioni di base, diciamo, diverse. Una con i rapporti così più scalati in modo regolare, che è quello che magari si fa di solito quando si usa in pista, ci si tara sulla velocità massima che uno pensa di poter raggiungere nel circuito e si scalano in modo progressivo in modo da usare tutte le marce. Caso di una stradale però andrei più su una cosa del genere, dove come vedi le prime 5 marce sono più ravvicinate, poi la sesta è un po' più lunga, quella magari la userai nei trasferimenti, così. Se no una cosa simile con un finale diverso col 1039, sì, magari la sesta è un pochino più corta, però ti permette di sfruttare meglio le altre marce, perché sì, diciamo a 5000 giri saresti a 100, a 130 di sesta, potrebbe non essere... Sì, comunque preferiamolo un po' più corto. Sì, qui infatti sono un po' più... che vedi a 8000 giri, facciamo 53, 78, 103, 130, 160 e poi la sesta da riposo. Va bene, va bene. Mi ha chiamato Davide, lui vorrebbe almeno un 700, naturalmente consideriamo che ha un cambio Bacci a 6 marce sequenziale, abita a un'altezza di 750 metri come noi, quindi con la carburazione ci dovremmo trovare bene. Secondo te andiamo su 700 o vogliamo aumentare un po' di cilindrata per fargli avere più coppie in basso, dato che sta in zona di montagna, quindi vorrebbe più coppie? Secondo me con quel cambio che monta lui va bene un 740, 800. Allora gli vogliamo fare un bel 800, però gli mettiamo l'albero motore a corsa lunga da 80. No, facciamo 80 per 80, l'esaggio 80, corsa 80. Se no se facciamo corsa 76 dobbiamo mettere i pistoni all'esagio 82, quindi andiamo ad indebolire troppo il basamento. E a questo punto facciamo l'albero motore in acciaio da 80, corsa 80 e all'esagio da 80 con i pistoni CPS, poi ci calcoliamo la quota di compressione. Sì, la quota di compressione la vediamo dopo. In base alle bielle in acciaio, poi gli facciamo l'equilibratura. Sì, volano in acciaio da 4 kg. 4,5, volano in acciaio da 4,5 kg, puleggia con cinghia Poly-V, sì, va bene. Naturalmente il basamento spianato, lo saldiamo, saldiamo rinforzato qui nei punti più deboli, poi lo spianiamo. Lo spianiamo anche sotto. Sì, alla testata usiamo quella lavazza a doppio condotto di aspirazione. Valvole mettiamo 40-34, vanno bene sull'800. Facciamo stelo 7.
E quindi l'albero a cambio poi ce lo andiamo a calcolare noi in base Sì, al... dopo vediamo, dopo facciamo tutti i calcoli. Va bene, possiamo iniziare? Sì. Ok, buon lavoro. Grazie. Con Davide abbiamo scelto i rapporti, abbiamo già preparato tutto, facciamo l'assemblaggio, l'unica cosa che ci rimane da capire è il discorso dei semiassi, sì. Perché poi noi riusciamo col bicchiere così per il tripode, sì. Lato cambio. Sì. Invece Voi lato ruota. Cosa montate lato ruota? Lato ruota, siccome il motore è 800, quindi avrà una bella coppia, meglio montare il mozzo con i giundi, con i tripodi anche all'altro lato, i giundi Omocinetico o quello Panda? Sì, quello Panda, sì. Poi il camber lo dovete... Sì, lo dobbiamo raddrizzare. Ok, infatti. Certo. Buono, allora forse possiamo passare al montaggio. Perfetto. Abbiamo preparato le scatole per montare il nostro sequenziale, perché i regolamenti delle corse andavano e vanno ancora utilizzate le scatole originali. Stiamo finendo il montaggio, un'operazione che richiede un'altra mezza giornata e abbiamo il cambio finito. Il lavoro per noi non è stato banale, perché anche la rapportatura è una rapportatura al cambio molto particolare, non destinata al settore motorsport ma più per uso stradale, per cui una rapportatura alla quale non eravamo molto consueti. Però il lavoro è andato tutto bene, abbiamo messo anche un autobloccante nuovo con una modifica dei semiassi che utilizziamo nel motorsport, per cui siamo riusciti ad abbinare l'ultima tecnologia dei nostri ritrovati a una vettura storica con un sex appeal importante come la 500. Qui vediamo come funziona il cambio, dall'albero frizione, questo che è collegato al motore, arriva il moto, ci mette in rotazione l'albero primario e tutti i rapporti che sono sempre in presa, che però sono scollegati dal differenziale. Quando giriamo il desmodromico, mettiamo la prima e vediamo che inizia a girare il differenziale. Se torniamo in folle, fermo, andiamo in retromarcia, gira dall'altra parte. Molto semplice. Tra le tante cose installate, oltre a marce sequenziale e dei semiassi moderni, abbiamo anche messo, e qui lo posso far vedere, l'ultimo display di nostra generazione che utilizziamo nelle vetture moderne, che è un display che serve appositamente per indicare la marcia in cui si trova. Ogni macchina che si fa ci si affeziona e si prende passione per quella macchina e si passa a un'altra. L'ultimo giro da 500 è un pezzetto, però ogni tanto la metto in moto. E siccome ha lo scarico libero, chi la sente girare si impressiona. Ciao Davide, come stai? Ho appena ritirato il cambio, tutto ok, è uno spettacolo. Ora scendo giù e il motore è in lavorazione, è quasi pronto, quindi siamo a buon punto. Tra qualche giorno ci sentiamo e ci organizziamo, così vieni giù da me. Un abbraccio. Nel momento in cui tutte le lamiere erano al loro posto, la parte più importante era quella del fondo ipossidico, che è protettivo, quindi non è il fondo definitivo del pre-verniciatura, ma è un fondo che si dà prima di ripassare di nuovo lo stucco e poi di carteggiare un'altra volta. È un fondo che serve a preservare la scocca dall'invecchiamento e dagli agenti atmosferici. È un procedimento molto delicato che richiede qualche giorno di riposo, quindi il fondo deve impregnarsi bene, deve asciugarsi bene. Più giorni ha a disposizione per farlo e più il fondo è efficace nel tempo. Dopo aver dato il fondo ipossidico siamo pronti a stuccare di nuovo tutte le parti che sono ondulate o hanno dei difetti. Dobbiamo appianare tutto, la carrozzeria adesso deve essere tutta liscia e tutta piana. Questo lo facciamo tramite l'uso di stucco e poi carteggiamo sullo stucco per rendere tutta la carrozzeria liscia. Nel momento in cui la carrozzeria è tutta liscia siamo pronti a passare il fondo definitivo e con il fondo definitivo possiamo finalmente verniciare la nostra macchina. Non sono ancora convinto del colore, penso che a questo punto lo deciderò nel momento in cui entreremo in cabina, perché davvero non ho la minima idea di come voglio farla. Che dici? Va bene?
uno dei momenti più belli di un restauro è quando da il caos di tutte le lamiere nuove, stuccature, saldature, pezze, si arriva al primo fondo in cui tutta la scocca prende un singolo colore, che non è quello definitivo ma è comunque un colore, e la macchina sembra già nuova, perché passiamo da un rappezzamento totale, un caos assurdo, a vedere una scocca precisa, tutta amalgamata, anche se non è definitiva, sembra già una macchina nuova, e quindi già questo è bellissimo. Il lavoro totale di carrozzeria ci ha portato via più o meno 2 settimane di lavoro full time, quindi se l'avessimo dilazionato un po' di più avremmo fatto presto a perdere dei mesi. È normale che per un progetto del genere ci siamo messi testa bassa e abbiamo lavorato tutti i giorni su questa cosa qui, ma un carrozziere normale, anche se si occupa di restauri, quotidianamente ha delle macchine che entrano, e quindi un lavoro così facile che venga a durare un 6-7 mesi, anche di più. Noi siamo fortunati, la stiamo portando a casa in 3-4 settimane ed è un tempo record. Neanche VS Motor stesso ci credeva. All'inizio mi hanno preso un po' per matto. In realtà ho cercato di dare il mio piccolo contributo, ho imparato un sacco di cose nuove e a breve la macchina sarà pronta, verniciata, per andare giù da Angelo Motori e montare tutta la parte meccanica, che sarà altrettanto divertente e altrettanto faticosa. Mi sto massacrando. Livio, come farai quando me ne andrò? Come farai quando me ne andrò? Tutto bene, mamma? Vado bien? Yes. Dobbiamo camminare un attimo col drone perché sta un po' di vento. Magari facciamoci prima tutto il resto e poi ci facciamo il drone. Vabbè, fai tu. Rispondi al telefono, poi io... Grande Davide, alla grande. Beh, il fondo è dato, mi sa, a quanto pare dalle foto, se non erro. Quindi manca solo la verniciatura. Ci siamo. Adesso la odi, ma poi ti mancherà. A posto. Quello è il momento che si aspetta di più dall'inizio del restauro, dall'inizio del progetto, da quando la trovi nel fienile, nel pollaio o in qualunque altra situazione di abbandono. Te la immagini già nel momento in cui la stai per infilare nel forno finalmente, sai che nel giro di poche ore la vedrai del suo colore definitivo, e da là inizia il divertimento vero, perché fino adesso è stata una faticaccia assurda. Da qui in poi fatica lo stesso, ma siamo sempre più vicini alla prima prova su strada e soprattutto alla prima prova in pista. È un bel momento, è un bel momento. Ciao Davide, come stai? Noi con il motore stiamo andando avanti e non vedo l'ora che porti qui la macchina perché ho tante idee. Un abbraccio forte. Come procede col motore di Davide? Ho appena montato l'albero motore. Ok, perfetto. Queste sono le bielle in acciaio ad H rovescio. Fai un attimo il premontaggio del motore per vedere se ci troviamo con la sporgenza o poi dobbiamo vedere se le bielle dobbiamo prendere un'altra misura o altrimenti cambiamo la lunghezza delle bielle. Poi una volta fatto tutto facciamo l'equilibratura del volano, albero motore, puleggia, pistone e bielle. Ok? Gli facciamo questo bell'800 alla grande. Non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto bene. Adesso non vedo l'ora di iniziare con la parte meccanica e sono curiosissimo di vedere quanto forte potrà andare una macchinina con un bicilindrico, con una preparazione che comunque è inerente all'epoca, quindi non faremo nulla di moderno, sarà una macchina a carburatore, sarà sempre bicilindrica, con tutte le specifiche di elaborazione che si usavano all'epoca, niente di attuale, niente di moderno. Forse qualche licenza poetica ce la prenderemo per le sospensioni e i freni, ma per tutto quello che sarà possibile mantenere coerente con l'epoca insisterò fino all'ultimo per usare materiali e componenti che si usavano negli anni 60 e 70.
Eccola qui. Eccola qui. Va bene, va bene. Belli cerchi. Stanno bene, dai. Sì. Un po' larghini sono forse, però dai, alla fine. No, tanto poi tra campanatura, convergenza, assetto, cambierà aspetto. È una F originale. Era una F. So, aveva 1000 pezzi L, però alla fine è una F. Naturalmente all'anteriore montiamo i freni a disco. Io mi affido a te, se mi dai i dischi sono contento. Sì, come no. Dobbiamo fare un capolavoro. Vai che è passato. Ok. Vedendo i video di Davide su YouTube mi sono innamorato della sua passione perché è come la mia. Quindi per questo ho deciso di contattarlo, perché mi piacevano molto i video come erano girati, lui come spiegava le macchine, come spiegava le prove, cacciava entusiasmo, ecco. Però mi sono chiesto come mai non ha mai provato una 500 e quindi eccoci qua. Ah, il pantografo, che figata. Ah, queste macchinette. Niente, non mi passa, da quando ero piccolo, niente, non mi passa. Serbatoio in alluminio 2,09 kg, invece l'originale in ferro è 6 o 7 kg. Vuoi vedere il mio originale? Meglio di no. Già avevo brutte intenzioni prima, io lo sapevo che venivo qua, era peggio. Comunque fai proprio tutto. Sì. Tutto. Fanno tutto loro, tutti i ragazzi. Il bello della 500 è che può essere un'auto elegantissima, ma nello stesso tempo si può trasformare, si può personalizzare e può diventare un piccolo diavoletto. 3, 2, 1, via. Questo è un motore 8,70 ad iniezione elettronica. Abbiamo montato albero motore a corsa lunga in acciaio da 82, pistoni da 82, quindi un motore quadro. Corpo farfallato, 2 iniettori, poi lì c'è la bobina, supporto filtrolio con filtrolio, tubi in treccia aeronautica, raccorderia in Ergal, sotto c'è il radiatore, testata lavazza a doppio condotto, questa è ricavata dal pieno, non è una testata vecchia modificata col tassello come fanno in tanti. Questa è una testata ricavata dal pieno, è stata disegnata da Piero Lavazza. I condotti vengono lucidati e raccordati in base alla cilindrata del motore, in base al carburatore o all'iniezione che monti. Ti ho detto, ti puoi sfiziare come vuoi. Uno può sbizzarrirsi come vuole, dal motore alla meccanica, freni, sospensioni, cerchi interni. Oggi con la 500 puoi fare di tutto, basta avere un'idea e noi possiamo realizzarla. Questo è un motore che costa quanto? Così. Questo qua così costa, siamo sugli 11-12 mila euro con l'iniezione. Madonna. Poi il 1000 è qualcosa in più, sui 13,5 più o meno. E quanti cavalli? Il 1000 siamo intorno agli 80-83 cavalli, però considera che noi facciamo sempre per uso stradale. Molto bene. Scommetto che non vedi l'ora di guidarlo. Sai com'è? Speriamo che sia capitato nel posto giusto. Mi sa di sì. Adesso ti faccio vedere qualche macchina pronta e altre da fare. Quanto sono piccole. 1, 2, 3 sono pronte, vanno in consegna. Scegliene una e vatti a fare un giro. Quella è mia. Veramente? No. Di quando ero ragazzo. Ma che figata assoluta. 125 naturalmente elaborata a 181. No, questa è da morire. Sai, a 16 anni quando sognavi io sognavo la 500. Io a 16 anni ho comprato questa. Poi c'è questa che è arrivata più o meno come me l'hai portata tu, anche se ancora verniciata. Qua ci verrà il motore 1000, sempre con cambio sequenziale come sarà sulla tua. Questa quando è arrivata l'abbiamo scaricata 4 persone. Ci credo. A mano. Ci credo. Questa la devi lasciare così, non la verniciare. Almeno così non ce ne sono, non si sono mai viste. Ormai a farle originali uniche è difficile. Sì. È stato fatto di tutto. Di tutto. Sì. Veramente di tutto. Ormai per stupire devi farne una come voglio fare io. Bravo. Una... Questo è il volante che piace a me, mi sa. Sì. No, la voglio. Ma comunque guarda, la 500 è comoda alla fine. La gente dice un sacco di stronzate. E noi possiamo fare una cosa del genere col colore di questo? Come no? Wow. Si può fare tutto. Tu parli e noi operiamo. Va bene. Ok, stanotte cercherò di dormire. Buongiorno. Buongiorno. Tutto ok? Dormito bene? Benissimo. Pronto? Benissimo. Ok, allora andiamo a dare un'occhiata. Fammi vedere le cose serie. Vediamo le cose serie. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Qua adesso puoi sfiziarti come vuoi, di assetto, impianto frenante, disco, tamburo, dimmi quello che vuoi fare e lo facciamo. Cruscotti, qui è tutta la parte di sospensioni, barre stabilizzatrici,
frizioni, ammortizzatori regolabili, ammortizzatori fissi. sì, regolabili, fissi. Tutte le misure di molle, madonna. Sì. E come faccio a decidere qua? Mi dici quanto vuoi alta la macchina? Basta. Basta? Bassissimo. Bassissimo. Allora andiamo su una bella molla da 16. Basta. La buttiamo proprio a terra. Qui poi abbiamo tutto il reparto dell'alimentazione, pompe freni, ci montiamo una bella pompa freno, doppio effetto maggiorata. Stavo pensando una cosa, che se avessi portato qui il me di 16 anni sarebbe svenuto proprio. Dici? Già adesso mi fa abbastanza, un po' di tachicardia ce l'ho, se ci fosse venuto il Davide di 16 anni sarebbe impazzito completamente. Se vuoi stanotte possiamo montare la macchina, che dici? Non lo dire perché poi ci credo. I freni, ti faccio vedere una cosa, se non ti piacciono cambiamo. Da morire, no, non è che mi piacciono, no, da morire. Si allargherà più o meno 1 centimetro al lato, Ce ma l'abbiamo. la flangia non allarga nulla. Ce l'abbiamo 1 centimetro. Sì. Ah, fermati. Qui abbiamo barra di torsione inferiore, posteriore e anteriore, naturalmente su Uniball. Poi abbiamo i semibraccetti che vanno a sostituire quelli originali che lavorano sempre su Uniball. Cioè, questo è un assetto completo di una macchina che finita sarà una bomba perché No, vabbè, stai è scherzando. regolabile sia sull'anteriore che sul posteriore. Stai scherzando forse? Madonna, che bomba. Qua abbiamo all'anteriore un sistema di sospensioni indipendenti. A posto della balestra montiamo questa barra. Questi sono tipo quelli della minicar? Sì, ti vedo più deciso. No, sugli assetti mi mandi al manicomio facilmente perché è quello che mi piace di più. Motore sì, potenza sì, ma quando si parla di sta roba qua vado proprio non ci capisco più niente. Quello che tu dici, fermi noi tutti. possiamo fare. Questi l'ho sempre sognati, tutta l'adolescenza, sta botta li voglio. Il cofano a 90 gradi. Sì. Non l'ho allargata, ma questi li voglio. Io monterei anche questi tiranti che vanno a sostituire le testine dello sterzo e lavorano. Monterei anche io. Anche tu li Sì, monteresti? li monterei anche io. Sì. Questi sostituiscono tutte le testine dello sterzo. Che ne pensi? No, è troppo roba. Qua gli ho dato la potenza poi, beh. Questo è il mio chalet, che prima era il garage dove ho costruito la mia macchina. Qua? Sì. Quanto ci hai messo? 5 anni. 5 Ah, anni. marmitte. Sì, qua c'è una parte delle marmitte che abbiamo disponibili, in acciaio inox, in ferro, quella originale. Qui non c'è quella che vorrei mettere sotto il tuo motore. Ok. Qui invece abbiamo tutta la parte dei volanti, alcantara, pelle, in legno. Perfetta. Bella merda, Chissà quanti anni era che c'era questo grappone qua. Alla grande. Quindi procediamo come abbiamo detto? Sì, signore. Ok per te? Ok per me. Caro Davide, ti stai divertendo allora a testare la Dallara stradale, eh? Mamma mia come ti invidio, beato te, bellissima. Comunque appena hai finito tutto mettiti in macchina e vieni giù a Lauria perché finalmente la tua 500 è pronta e voglio sapere cosa ne pensi. Rullo di tamburi. Ecco qua, pronta finalmente. Che figata. Com'è? È spettacolare, è larghissima. I ragazzi sono stati veramente unici. Freni a disco avanti e dietro, sospensioni indipendenti. Questi mi ricordo che ti piacevano. Sì, infatti sto qua fisso. Se c'è qualcosa che non ti piace, dillo. Questi sono i sedili che avevi scelto, li abbiamo fatti rivestire in pelle con i 2 loghi. Il display della cambiata marcia l'abbiamo messo lì sul cruscotto. Gli strumenti ce l'ho là sotto. Sì, c'hai pressione olio, temperatura olio, benzina, stacca batterie centrale. Madonna.
Tu volevi un'auto classica ma allo stesso tempo sportiva. Sì, è quello che avevo in mente, sì. Ah, ti ho portato le targhe, che non le avevi. Apriamo il motore? Sì. La Madonna. Ma l'hai bancata? Sì. Quindi me lo vuoi dire quanti ce n'ha? Adesso o dopo? Dopo che la provi. Ok. Allora, motore 800, come avevamo detto, carburatore doppio corpo da 45, testata Lavazza, albero motore in acciaio. Qui abbiamo installato anche tutto il raffreddamento dell'olio con il filtro dell'olio supplementare, quindi hai tutti i raccordi in Ergar con il tubo in treccia aeronautico. Il radiatore lo trovi sotto fianco al cambio, scarico totalmente in acciaio inox con attacco alla testa, il cambio naturalmente 6 marce sequenziale, quello di Bacci. Madonna. E come te l'aspettavi o no? Forse un po' meglio anche. Sì? Eh sì. No, si sente, almeno, cioè a me piace come si sente da paura. E mettimela in moto, così io sto dietro che me la sento bene. Fiamme, eh? Va bene. È incazzata nera. Madonna. No, poi abbinato con questo cambio fa paura. Tira l'aria fino a qua, sì. Soffia fino a qua. Sì. Evviva. Mi sa che la devi solo provare. Sì. Siamo in un cartodromo abbastanza grande dove la macchina può divertirsi come vuole. Chiaro che non sfruttiamo tutta la potenza, ma vi assicuro che la sensazione che dà è già assurda. Cosa è sta roba? No! Come la butti dentro di anteriore? E il cambio è assurdo! Su una 500, un sequenziale, stiamo scherzando! La butti dentro come vuoi. Il differenziale funziona in un modo stranissimo. Se non sei abituato a macchine così, è talmente piccola che scivola in un modo tutto suo. Frena, sterza, accelera e sovrasterza come una macchina da corsa. Arrivare in curva, buttare dentro le marce come su una macchina da slalom è una sensazione che non succede di provare molto spesso. È un kart e un kartodromo è esattamente dove portarla. Che figata mondiale! Guarda come va di traverso. Alla Valentino Rossi. E ricordiamo che è appena scesa dal ponte. Cioè ti permette di fare questo e non è stata ancora messa a punto. Ah, il profumo di benzina. Ah, il motore è un 800 ed è molto più cattivo del previsto. Il profilo dell'albero a camme è molto più spinto di quello che mi aspettavo. È un 8,5, un 8,5. La rende molto nevrotica ai bassi giri, ma è anche estremamente divertente quando va in alto, è come una macchina da salita. Il cambio anche sta lavorando bene. La sentite quando va giù i giri? Tossisce un po', ma appena puoi darle un po' di gas, respira e tira fuori una rabbia che per una 500 è fuori dal mondo. La cam che abbiamo scelto secondo me è quella giusta. È proprio quella giusta. Sì. Farò fatica a parlarne in modo un po' professionale perché è veramente un'emozione che corrisponde a tutta la mia adolescenza automobilistica. È la prima macchina su cui davvero
ho potuto lavorare e sulla quale ho sperimentato il mio primo restauro quando avevo 16 anni, guidarne una così, che rispetto alla mia di quando ero ragazzino è veramente un mostro, mi fa effetto. Sono abituato a tutt'altro tipo di lavoro sull'asse posteriore da parte del differenziale autobloccante, qui è diverso perché il passo della macchina è talmente corto, le ruote sono talmente piccole che è tutto nuovo, è tutto diverso, anche per uno che è abituato a guidare tante macchine diverse e tutte molto strane. Questa è una novità anche per me. C'è ancora qualcosina che farei, per esempio un po' di camber davanti, ma con il mega impianto di sospensione che D'Angelo mi ha montato posso lavorare sulle regolazioni quanto mi pare. Dopo questa primissima prova in cui sto capendo un attimo come funziona tutto, quando prendi il ritmo e ti abitui ai comandi, è tutto così piccolo, così vicino, solo l'indispensabile. È uno spettacolo. Allora, com'è andata? Madonna, è un mostriciato. Madonna, non me l'aspettavo. Cosa te ne pare? Va non bene? Non me l'aspettavo così tanto, è feroce, è un calabrone. No, è divertentissimo. È una bella bombetta. È divertentissimo. Il fatto che ha le gommine piccole, abbiamo fatto bene a metterle piccole. Ti fa Divertente. scivolare il giusto, però con le gomme piccole è perfetto. È Bello, perfetto. bello, sono contento. I cavalli, secondo te? Qualcuno in più mi sa che ce n'ha di quelli che avevi detto, Sì. Quanti ce n'ha? 68. Però ancora Ti il sento? motore Da slacciare. da slacciare. Sì, è uscito un bel motore da 68 cavalli. C'ha un range di giri tanto alto, è bello, cioè da salita, sembra una macchina da salita. Da salita, bravo. Però dell'epoca, quindi è come la volevo. Bene, bene. Bellissimo. Oggi per me è una grande soddisfazione, cioè averti fatto guidare una macchina con il nostro motore, fatta da noi, quindi siamo davvero molto felici, io e il mio team siamo soddisfatti. Sono contentissimo. Grande, grazie. Grazie a te.